Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi della domanda probabilmente più famosa o più frequente. Ecco, la domanda più frequente che io ricevo che è come ho imparato italiano e qualche consigli per quelli che stanno studiando la lingua. Per questo pensavo che fosse giusto fare questo video in italiano. So che è un po' che non parlo neanche italiano sul mio canale, però vabbè, oggi vi parlerò in italiano. Prima cosa, se non mi state già seguendo su Instagram e Twitter dovreste farlo perché posto i contenuti lì ogni giorno rispetto a qua su YouTube ogni tanto. La prima cosa che cerco sempre di sottolineare quando qualcuno mi chiede questa domanda è in realtà io ho studiato italiano al liceo prima di venire in Italia, però dopo 4 anni di studiare italiano, quando sono appena venuta qua, non parlavo così, non parlavo e capivo non così tanto, scrittura proprio zero. Dico questa cosa perché penso che sia importante sottolineare, uno, per chiarezza sì, avevo una base di italiano da cui partire, però non è detto che devi stare seduta in un'aula per 4 anni per studiare una lingua. Non è detto che se tu studi una lingua per 1 anno, 2 anni, 3 anni imparerai quella lingua, che dovrebbe dare un po' di speranza a voi che magari fate schifo nel vostro corso di italiano. Cosa mi ha aiutato? In realtà 2 cose. La prima cosa è avere accesso ad un'italiano vera, la lingua vera. Devi avere accesso ad italiani veri che parlano la loro lingua. Questo può essere di persona, che ovviamente è un grande vantaggio se riesci ad avere un italiano vivo o un'italiana viva davanti a te che riesce a parlare con te, però questo può anche essere tramite libri. Ok, non libri perché ho detto persone che parlano con te, vabbè. Libri, film, la musica italiana e grazie a YouTube, può essere anche video su YouTube. È vero che rispetto all'inglese o altre lingue non ci sono così tanti fonti a cui puoi andare a sommergerti, non so neanche se questa parola esiste, però immerse te stessa nella lingua. In italiano non ci sono tutte queste risorse rispetto a per esempio inglese. Se tu vai in qualsiasi paese, nonostante il fatto che inglese lì non si parla come lingua ufficiale, avrai comunque i film in inglese, avrai i doppiatori, avrai le pubblicità, le aziende inglesi che danno il marketing in quello paese in inglese mischiato con quella lingua, quindi ci sono molte più opportunità secondo me venire in contatto con inglese o altre lingue rispetto all'italiano. Questo è vero, però se tu fai lo sforzo puoi toccare un po' la lingua, e in più grazie a Dio che abbiamo oggi la tecnologia, perché quando studiavo io in liceo un po' non c'era la tecnologia, un po' non c'era proprio la voglia, però qua, oggi hai accesso a diversi siti dove puoi parlare con la gente, le madrelingua in diverse lingue, tipo avevo una partnership con Italki tempo fa. Avevo anche una collaborazione con un altro sito che non mi ricordo il nome, dove puoi andare ad appunto parlare con altre persone che parlare con diverse madrelingue o pagare per diverse lezioni da madrelingue. Secondo me è molto 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 importante venire in contatto con la lingua usata in una situazione reale. I punti o i momenti in cui mi sono esercitata di più erano quei momenti in cui ero alla posta e dovevo spiegare una cosa, o ero nella questura e dovevo spiegare una cosa, dovevo capire una cosa, quando dovevo firmare per il primo appartamento dovevo capire qualcosa. Quindi questi erano i punti in cui ho dovuto imparare, che viene al mio secondo e secondo me l'ultimo consiglio per quelli che stanno imparando questa lingua, è che un po' connesso al primo punto di avere accesso alla lingua, devi un po' forzare te stessa di usarlo, perché quando sono arrivata, se mi seguite da un po', sapete che ho studiato in inglese, ho
inglese, diciamo. Quindi i miei corsi non erano in italiano, tanto i miei amici, soprattutto i miei amici italiani, non mi parlavano in italiano, anzi loro volevano esercitare il loro inglese. Vivevo in un'atmosfera molto insulata, insulated, o molto tagliata via dalla realtà, e quindi vivevo anche in una realtà molto inglese o con persone che mi parlavano in inglese. Dovevo fare un vero sforzo di usare la lingua e venire in contatto con quella lingua. Ho dovuto dire ai miei amici: guarda che voglio parlare italiano, voi state parlando italiano tra di voi, voglio capire, voglio coinvolgermi, quindi parliamo in italiano. Ho dovuto cercare anche nuovi amici. Io ho amici italiani che loro, pensa un po', preferiscono di parlare nella loro lingua, e quindi con loro parlo esclusivamente in italiano, e anche questa aiuta. In più, quando ho deciso nel secondo anno dell'università di andare via dalle residenze universitarie e andare a vivere nella città vera, anche questa era una grande opportunità di venire in contatto con la vera italiana, perché non avevo l'università per aiutarmi per procurare una casa, non avevo l'università di darmi le risorse già fatte, tradotte in inglese, ho dovuto fare tutto da sola. Quindi un po' così, piano piano sono riuscita ad raggiungere questo livello di italiano. Quando mi chiedono quanto tempo ci è voluto raggiungere questo livello, è difficile, perché penso che il mio italiano migliora di più che il tempo va avanti, e ero fluente 2 anni fa, forse sì, però sono sicuramente meglio ora, e penso che sarò ancora meglio 2 anni da ora. Quindi sono fluente sì, però no, migliorerò, e quindi è difficile dare una spanna di tempo di quando sono diventata fluente in italiano. Direi che dopo 2 o 3 anni ero abbastanza comoda per trovare un lavoro qua in Italia, e poi quando ho iniziato a lavorare con colleghi e clienti che interagevano, penso, esclusivamente in italiano, così il mio italiano è migliorato ancora di più, in un modo ancora più veloce. Devo dire però che questo non vuol dire che non sbaglio o che il mio italiano è perfetto, sto facendo un sacco di errori, però un altro consiglio sarebbe di buttarti, throw yourself out there, put yourself out there, perché se tu stai pensando sempre il mio italiano fa schifo, faccio questo errore, sono consapevole degli errori, perché secondo me gli italiani pensano che quando noi facciamo gli errori non sappiamo, però in realtà io so e sono consapevole di ogni singola errore che faccio e mi tormenta, però la bocca va più veloce della mente a volte, spesso, e quindi mi rendo conto dell'errore dopo che l'ho già fatto, e quindi non c'è niente da fare. E per tante persone questa preoccupazione gli fa non parlare italiano, gli fa non provare, perché sono in imbarazzo e non sono così sicuri nel loro stessi, e pensano: se il mio italiano non è perfetto non devo parlarlo. Però quello è un'idea sbagliata, perché l'unico modo per migliorare è per usare la lingua, sbagliare anche tanto, e quindi, come ho detto, anch'io sto ancora imparando, esercitando. Scusami, memory card full, o meglio, ST piena. Il punto è che non dovete avere paura di sbagliare, perché è l'unico modo per migliorare. Quindi questi sono i miei 3 grandi consigli: cercare di avere accesso alla lingua italiana vera, cioè persone italiane con cui puoi parlare, o media italiana che puoi consumere. 2, forzare te stessa di usare la lingua. Questa è più facile detta che fatta, secondo me, soprattutto se non vivi in Italia o un posto in cui italiano è parlata. Però
you guys will figure it out, I'm sure. E terza cosa, non avere paura di sbagliare perché è l'unico modo per migliorare. Se avete le risorse per avere lezioni di italiano o imparare l'italiano da un insegnante, ben venga. Ovviamente è un modo molto più facile per imparare le informazioni, però tutto questo video era per dire che non è strettamente necessario se non hai le risorse. Puoi trovare le regole grammaticali online, studiarli da sola e poi studiarli da soli e poi esercitare con un pen pal italiano guardando film italiani su Netflix, per dire. Spero che questo video è stato interessante e soprattutto utile per le persone, e spero che ho finalmente risposta in piena a questa domanda che ricevo spesso. La prossima volta che qualcuno mi chieda, vi manderò questo video se sanno italiano. No, metterò i sottotitoli. Il punto è, spero che abbiate trovato questo video interessante e ricordate di I hate doing this part in Italian. Ricordate di premere like e iscrivetevi al mio canale, toccare anche il campanello, attivare il campanello per ricevere tutte le notifiche di quando carico un video. Come sempre ci vediamo nel prossimo video.